Ciao amici, bentornati alla seconda puntata del pool amicizia, un pool che faremo a puntate per facilitarvi l'esecuzione. Appunto questa è la seconda parte e vi do un bentornati e un benvenuti ai nuovi amici. Allora, partiamo subito. Eravamo arrivati al primo giro del nostro top down perché questo punto che va inserito nel top down è formato da due giri. Il primo era un giro un po' particolare, ho voluto fare solamente una puntata per spiegarvelo meglio, perché vedete che avevamo appunto un giro che andava nella direzione verso, normalmente lavorando verso sinistra, poi tornava indietro a destra e poi ritornava indietro a lavorare un terzo giro a sinistra e poi continuava. Ora andiamo avanti col secondo giro del nostro punto. Come abbiamo detto, sono due giri solamente. Allora, nelle parti dove abbiamo fatto gli aumenti che corrispondono alla formazione del raglan, andrà fatto sempre il punto alto doppio, che andrà gradualmente ad aumentare, perché automaticamente il top down è una lavorazione che va a aumentare la taglia del nostro pull. Allora adesso noi partiamo quindi col secondo giro. Qui vedete che siamo sull'angolo, mi sposto con delle mezze maglie basse all'interno del nostro angolo, o chiamiamolo aumento. Mi alzo con 1 2 3 4 catenelle che sostituiscono una maglia alta doppia, carico due volte il filo, entro nell'angolo e faccio una seconda maglia alta doppia. 2 catenelle di separazione, andiamo a terminare l'angolo, quindi allo stesso punto di base, qui nell'angolo, andiamo a fare altre 2 maglie alte doppie, quindi la prima e la seconda. Quindi l'angolo è formato da 2 maglie alte doppie, 2 catenelle, 2 maglie alte doppie nello stesso punto di base che è l'angolo sottostante. Ora continuiamo a lavorare delle maglie alte doppie, quindi una nella prima che incontriamo. Mi raccomando, questa qua state attenti che a volte può capitare di saltarla senza volere, la prima questa, perché è molto vicino all'angolo, ma va lavorata. Carico il filo, entro nella successiva e faccio una maglia alta doppia. Ecco, tutte le volte che avremo lavorato tutte le maglie alte doppie ci avvicineremo, vedete, al nostro, chiamiamolo, fiorellino. Dobbiamo fermarci 4 maglie prima, quindi qua siamo 1 2 3 4 5, ne manca una, andiamo a fare un'altra maglia alta doppia. Quindi carico due volte il filo e vado a fare un'altra maglia alta doppia nella maglia successiva sottostante. Ecco, vedete che qua mi rimangono 1 2 3 e 4 alla fine di questa sequenza di maglie alte doppie. Quindi cosa faccio? Carico due volte il filo, salto 1 2 3 maglie di base, vado nella quarta, l'ultima, e faccio la maglia alta doppia. 1 2 3, 2 catenelle di separazione, carico due volte il filo, retrocedo, salto 2 maglie e vado nella quarta, che sarebbe la prima, vedete, quella vicino all'ultima maglia alta qua lavorata, e incrocio. Quindi queste ultime 4 mi servono per fare l'incrocio, su cui la prima e l'ultima vanno fatte le maglie incrociate e le due centrali delle 4 rimangono libere. 2 catenelle di separazione, andiamo a lavorare direttamente sul nostro fiore. Salto il primo petalino, vado nel secondo, quello centrale, faccio una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, ritorno nello stesso petalo e faccio una maglia bassa. Questo giro è più semplice di quello di prima e anche più obbligativo. 2 catenelle di separazione, carico due volte il filo, salto questo arco, vado a lavorare su queste 4 maglie alte, vado nell'ultima, la quarta, e faccio la maglia alta doppia. Qui c'è l'incrocio, quindi vanno saltate per incrociare. 2 catenelle di separazione, carico due volte il filo, retrocedo alla prima, torno indietro nella prima e incrocio con una maglia alta doppia. Okay.
2 catenelle di separazione, 1 e 2, salto il primo arco del fiore successivo, vado nel secondo e faccio una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, rientro nello stesso arco e faccio una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, carico 2 volte il filo, vado sulle 4 maglie alte doppie, vado nell'ultima, nella quarta, e faccio la maglia alta doppia, 1, chiudo 2, chiudo 3, 2 catenelle di separazione, carico 2 volte il filo, retrocedo alla prima, vedete, e incrocio la maglia alta doppia, 2 catenelle di separazione, vado sul terzo fiore di un lato, salto il primo arco, vado nel secondo e faccio una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, maglia bassa nello stesso arco, 2 catenelle di separazione, ok, salto l'ultimo arco del fiore e siamo già, vedete, nell'angolo. Qua c'è l'angolo. Cosa faccio? Carico 2 volte il filo, conto 1, 2, 3 nella quarta maglia alta doppia, vado a fare la maglia alta doppia, 2 catenelle di separazione, carico 2 volte il filo, retrocedo alla prima maglia, vedete? Sto incrociando, quindi sapete che c'è da retrocedere, saltare 2 maglie e faccio la maglia alta doppia. Ecco. Da qui carico 2 volte il filo e continuo la lavorazione dell'angolo. Attenzione sempre qui che non vi sbagliate a entrare 2 volte nella stessa maglia, perché poi dopo viene tutto errato, vedete, quindi vi consiglio di fare sempre come vi faccio vedere, contate 1, 2, 3, 4 che abbiamo usato per fare l'incrocio, nella quinta che trovate entrate e fate la maglia alta doppia e andate avanti alla lavorazione. Quindi carichiamo il filo, vi faccio vedere ancora fare l'angolo, facciamo la maglia alta doppia sulla maglia alta sottostante, carichiamo il filo, vedete, e andiamo avanti a lavorare le maglie alte doppie, una su ogni maglia alta doppia sottostante fino alle 2 catenelle dell'angolo. Qui siamo nell'angolo, ripetiamo l'angolo, quindi 2 maglie alte doppie nell'angolo, quindi la prima e la seconda, l'angolo sono le 2 catenelle, non potete sbagliare, 2 catenelle, rifacciamo l'angolo e altre 2 maglie alte doppie nello stesso angolo sottostante, punto di base, chiamiamolo così, e continuate la lavorazione sulle maglie. Vi faccio rivedere, qui vi ho fatto l'angolo, vedete, l'abbiamo già, ve l'ho già fatto vedere qui, vedete, entro nella prima, attenzione a non saltarla, entro in quella successiva con le maglie alte doppie, vedete, vado avanti fino a trovarmi con 4 maglie alte doppie sottostanti libere, 1, 2, 3 e 4, ok, e si fa l'incrocio, quindi carico 2 volte il filo, vado nell'ultima, salto 3 maglie di base, vado nell'ultima, faccio la maglia alta doppia, 2 catenelle di separazione, carico 2 volte il filo, retrocedo alla prima di queste 4 ultime e faccio l'incrocio. Dopodiché faccio le 2 catenelle e ritorno a lavorare sui miei fiori, quindi salto il primo petalo, vado sul secondo centrale delle 3 e faccio la maglia bassa, 2 catenelle di separazione, maglia bassa nello stesso arco, 2 catenelle di separazione, carico 2 volte il filo, salto l'ultimo arco e vado a incrociare sulle maglie alte seguenti sottostanti. Ecco, questo è il secondo giro, lo lavorate uguale su tutti e 4 i lati e poi continuiamo insieme. Ecco, sono, vedete, alla fine del giro, vedete qua abbiamo iniziato, carico, ho fatto le 2 catenelle dall'ultimo petalo, carico 2 volte il filo, vado sulle maglie alte doppie, 1, 2, salto 3, nella quarta vado a fare la mia maglia alta doppia, faccio le 2 catenelle di separazione, retrocedo caricando 2 volte il filo, retrocedo alla prima maglia, vedete, chiudo la maglia alta doppia e da qui carico 2 volte il filo, sto attenta, quindi conto 1, 2, 3, 4, entro nella quinta
e faccio la maglia alta doppia, vedete? Adesso vediamo, qua abbiamo ancora 2 maglie da fare, quindi entro e faccio le 2 maglie alte doppie, una per ogni maglia. Vedete, mi resta questa qui, l'ultima, mi raccomando state attenti vicino all'angolo di non dimenticarle, vedete, e vado a chiudermi nella quarta catenella che aveva sostituito la maglia alta doppia dell'inizio giro, e vado a chiudere con la mezza maglia bassa. Allora, adesso io i primi 2 giri ve li ho fatti vedere. Il primo naturalmente l'abbiamo fatto sulla catenella d'inizio. Adesso lo andiamo ad inserire il primo giro sul giro che cambia le cose, quindi vi faccio vedere un pezzettino, un lato del primo giro che abbiamo già lavorato, abbiamo già fatto, però inserito sul giro e non sulla catenella d'inizio. Scusate se sono ripetitiva, ma lo faccio per facilitarvi, almeno spero insomma di riuscire a facilitarvi la lavorazione. Allora, qui ci dobbiamo spostare, vedete, all'interno del nostro angolo. Parto sempre all'interno dell'angolo, così evitiamo che si vedano quelle righe, almeno nella prima parte, quelle righe antistetiche che danno le chiusure dei giri. Allora mi alzo con le 4 catenelle che sostituiscono la maglia alta doppia, carico 2 volte il filo, vado a fare l'angolo, quindi faccio un'altra maglia alta doppia nell'angolo, le 2 catenelle, carico 2 volte il filo, maglia alta doppia nell'angolo, carico 2 volte il filo, la seconda maglia alta doppia. Quindi abbiamo fatto l'aumento nell'aumento. Cominciamo a lavorare adesso le maglie alte doppie. Una, attenzione a questo, a non dimenticarlo, questa prima maglia vicino all'angolo sottostante, vedete, questa. Andiamo avanti a lavorare una maglia alta doppia su ogni maglia alta doppia sottostante. Ce ne sono ancora 2 e poi vi faccio vedere a proseguire. Oddio, mi è scappato il filo qua, e qua, dove abbiamo lavorato l'incrocio, perché vedete che si fa un giro di incrocio e un giro di maglie piene. Andiamo a rilavorare, vedete sotto abbiamo qua le maglie piene, andiamo a lavorarle sull'incrocio, quindi andiamo a fare una maglia alta doppia sulla prima maglia dell'incrocio che troviamo. All'interno dell'incrocio qua andiamo a fare 2 maglie alte doppie che equivalgono alle 2 catenelle, quindi all'interno dell'incrocio andiamo a lavorare 2 maglie, una e la seconda maglia alta doppia, una maglia alta doppia sull'altra maglia dell'incrocio, e abbiamo recuperato le 4 maglie alte doppie che nel giro successivo ci serviranno sempre per fare l'incrocio sopra queste 4. Adesso proseguiamo con la lavorazione del primo giro. 2 catenelle di separazione, carico 2 volte il filo. Qui avevamo fatto, vedete, un arco di 2 catenelle, ok, salto quindi queste 2 catenelle, vado in questo piccolo arco. Qui avevamo le 2 maglie basse e qui le 2 catenelle centrali. Vado nella maglia bassa di sinistra, quella la seconda lavorata, e andiamo a fare la maglia alta doppia. Praticamente stiamo incrociando. Faccio 2 catenelle, retrocedo, carico 2 volte il filo, retrocedo alla prima maglia bassa di questo archetto che abbiamo lavorato, e qua c'è l'arco e qui c'è la prima maglia bassa, e incrocio, quindi andiamo ad incrociare sulle 2 maglie basse, ok? Ora torniamo indietro, ok, e facciamo 1 2 3 4
e 5 abbiamo girato il nostro lavoro, entro nell'incrocio appena lavorato e faccio una maglia bassa, 5 catenelle di separazione, 3, 4 e 5. Vado nella maglia alta, l'altra dell'incrocio, vedete questa, e faccio una e chiudo con una mezza maglia bassa. Rigiro il lavoro sulla parte regolare diritta del nostro top down e faccio 5 catenelle, 2, 3, 4, 5. Entro nel primo arco subitissimo e faccio la maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, entro nell'arco successivo, faccio una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Vedete che qua abbiamo le due maglie dell'incrocio, ok, una e due, entro alla base che c'è questo forellino che ho fatto vedere anche nel primo giro e faccio una mezza maglia bassa, ok. Proseguo, 2 catenelle di separazione, una e due. Ora dobbiamo andare a lavorare sull'incrocio le 4 maglie, vedete, alte doppie, come le abbiamo lavorate qui, uguale, quindi faccio la prima maglia alta doppia, la faccio sulla prima maglia dell'incrocio, all'interno dell'incrocio faccio 2 maglie alte doppie, una e due, e la quarta, quella che mi serve per completare le maglie alte doppie, va fatta sull'altra maglia dell'incrocio sottostante. E abbiamo recuperato le 4 maglie alte doppie su cui svilupperemo poi l'incrocio nel giro sottostante. 2 catenelle di separazione, siamo già, vedete, sul fiore, quindi qui abbiamo quell'archetto con le 2 maglie basse, carico 2 volte il filo, vado nella maglia bassa di sinistra e faccio la maglia alta doppia, 2 catenelle di separazione, carico 2 volte il filo, ritorno indietro nella prima maglia bassa a destra e faccio la maglia alta doppia, 2 catenelle di separazione, 3, scusate, 4 e 5, non 2, 5, giro il lavoro, entro nella incrocio appena lavorato e faccio la maglia bassa, 5 catenelle di separazione, vado nell'altra maglia alta doppia, vedete, e faccio una mezza maglia bassa, rigiro il lavoro sulla parte regolare, un filo e finisco il mio fiore, quindi 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, entro nel primo arco sottostante e faccio la maglia bassa, di nuovo le 5 catenelle, maglia bassa nel secondo arco, 5 catenelle, 3, 4, 5 e vado, vedete, alla base qui, forellino, a chiudere il tutto con una mezza maglia bassa. Finiamo un lato, anche se è un po' lungo da spiegare, faccio le 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado a lavorare le 4 maglie alte doppie sull'incrocio, quindi nella prima maglia alta dell'incrocio faccio le 2 maglie, la maglia alta doppia, all'interno dell'incrocio faccio le 2 maglie alte doppie, un po' di filo, una e due, lavorate sempre bello sostenuto, e la quarta la vado a fare sulla maglia alta dell'incrocio, di nuovo 2 catenelle, di nuovo andiamo a fare l'incrocio sulle 2 maglie basse del giro sottostante, quindi la prima la vado a fare sulla maglia bassa a sinistra dell'archetto, 2 catenelle, torno indietro sulla prima e faccio la maglia alta doppia, giro il lavoro, faccio 5 catenelle, 2,
3 4 5, entro nell'incrocio appena lavorato, faccio la maglia bassa, 5 catenelle, 3 4 5, mezza maglia bassa qui sull'altra maglia dell'incrocio, ritorno sulla parte diritta, guardate che bello, e finisco il mio fiore. Ancora 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, maglia bassa nel primo arco sottostante, 5 catenelle, maglia bassa nel secondo arco, 5 catenelle, 2 3 4 5, mezza maglia bassa qui dove c'è quel famoso forellino sottostante, 2 catenelle di separazione. Abbiamo quasi terminato un lato, carico 2 volte il filo, vado a fare le 4 maglie alte doppie sull'incrocio, quindi la prima la vado a fare sulla maglia dell'incrocio, sulla prima maglia che incontriamo, le 2 altre dentro all'incrocio, 1 e 2, e la quarta sull'altra maglia dell'incrocio sottostante, e proseguiamo il nostro top down. Quindi vedete qua abbiamo l'angolo, andiamo avanti. Ecco, adesso vi ho fatto vedere l'inserimento quindi del primo giro sul giro, dopodiché non dovete fare altro che il secondo e poi il primo e poi il secondo e poi il primo e poi il secondo e via così, e questo vedete angolo si allargherà fino ad arrivare alla vostra misura. Adesso vi faccio vedere direttamente sul mio top down che ho già lavorato, che sono già arrivata alla mia misura che mi serve per il giroseno, e continueremo per unire le parti. Ed ecco qui il nostro top down. Allora, una volta che io ho fatto la mia lavorazione, ho preso il mio top down, qui c'è la parte del diritto e l'ho chiusa in questo modo, vedete? Angolo con angolo. Allora, io adesso vi posso dare anche delle misure approssimative, però dovete provarvela, dipende dalla mano che usate, dalla vostra mano, dal filato che utilizzate, e quindi dovete, questi capi sono proprio a misura, su misura, non a misura. Adesso io vi posso dare più o meno la mia indicazione, però sapete che vi ho detto che ho usato un filato che avevo in casa e quindi non corrisponde neanche al Vitico, che è molto molto più bello come filato ed è molto più consistente, e quindi per farvi capire io mi sono misurata la mia misura del seno, che in questo momento è di 96-97 centimetri, e sono andata a fare quindi una misura di quasi 50 centimetri, cioè volevo una cosa morbida da mettere anche su una camicia e che non segnasse, quindi sono andata a 50, che vuol dire avere una circonferenza di questo maglione di 100, io sono 96, quindi va bene. Che poi sapete che comunque di lana si allargano portandoli, meno che non usate un filato un po' elasticizzato, che comunque anche il Vitico è un filato un po' elasticizzato, penso che stia in forma. Per realizzare ed arrivare a questa misura io ho eseguito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 giri, però come vi ho detto ognuno avrà il suo numero di giri perché non importa a che giro vi fermate, perché noi poi le due parti le andremo ad unire negli angoli dove ci sono tutte maglie alte, quindi non cambia niente, e la lavorazione rimarrà quella centrale, rimarrà la stessa. Quindi io adesso mi sono fermata sul giro secondo, però non cambia niente, perché noi appunto per quanto riguarda l'unione delle parti ci serve la maglia alta, quindi maglia alta c'è su tutti i giri e non cambia niente. Allora adesso io potrei anche non mettere i marcapunti, perché andremo ad unire negli angoli, quindi non ci si può sbagliare, ma se qualcuno per sicurezza vuole mettere i marcapunti, 4 marcapunti, andrà, vedete, a metterli
proprio qua nell'angolo, vedete, nell'angolo così, dove c'è l'aumento, ok? Io adesso lo tolgo perché comunque no, dai, ve lo faccio vedere così non ci possiamo sbagliare. Vedete, ne mettiamo negli angoli, nell'angolino dove c'è le 2 catenelle. Mettiamo anche di qua, non c'è niente da contare, facilissimo, non c'è da contare i motivi che a volte portano in confusione. Ecco, abbiamo messo i 4 marcapunti. Ora giriamo in questo senso il lavoro, vedete, però guardate che qui è dritto perché il top down è lavorato tutto sul dritto. La bellezza del top down è che non ci sono giri su rovescio di andata e ritorno, ma è tutto sul dritto, anche le maniche. Quindi all'interno c'è il rovescio e partiremo a lavorare appunto. Adesso io ho staccato il filo per farvi vedere meglio, però voi vi dovreste trovare, adesso io riparto ma voi siete già nel punto giusto, vi dovreste trovare qua, in questo punto qui. Allora ci spostiamo quindi con le 2 mezze maglie basse, ci spostiamo all'interno dell'angolo, quindi una nella maglia e l'altra dentro direttamente nell'angolo. Ora facciamo 4 catenelle che sostituiscono una maglia alta doppia, carico 2 volte il filo, entro nell'angolo e faccio una maglia alta doppia. Ora cosa vado a fare? Da qui passo un lato, sempre tenendo il lavoro sul diritto, e vado, vedete, nell'altro marcapunti, questo. Preparo caricato 2 volte il filo, entro nell'altro marcapunti, sempre sul diritto, e faccio la maglia alta doppia. Okay. Carico 2 volte il filo, rientro nell'angolo e faccio la seconda maglia alta doppia. A questo punto andiamo avanti lavorando il lato come abbiamo sempre lavorato, quindi mantenendo le maglie alte sulle maglie alte. Qui dove c'è l'incrocio, se avete l'incrocio fate le 4 maglie alte, se avete le maglie alte fate l'incrocio, e proseguendo tutto il lato come abbiamo lavorato fino ad arrivare all'altro angolo. Quindi vedete che ho fatto 2 maglie alte doppie in un angolo, 2 maglie alte doppie solamente nell'altro angolo, vedete, e ho proseguito e sto proseguendo. Sono arrivata all'altro angolo, vedete, ho lavorato tutto il lato come mi trovavo con la solita lavorazione. Vedete, sono arrivata all'ultima maglia lavorata diciamo di un lato, e qua abbiamo il marcapunti, quindi facciamo carico 2 volte il filo, facciamo 2 maglie alte dentro questo angolo, quindi 1 e 2, e andiamo a lavorare come abbiamo già lavorato nella prima unione. Quindi da qui passo sul diritto tutta la mia manica, perché questa sarà la manica, e vado sul diritto all'altro angolo dove ho l'altro marcapunti, carico 2 volte il filo, vedete, e vado a fare le altre 2 maglie alte doppie, una nell'angolo e l'altra, la seconda. E da qui proseguo come abbiamo già fatto lavorando l'altro lato. Quindi carico 2 volte il filo, qua lo tolgo se no faccio confusione, vedete? E vado nella primissima che mi trovo e vado a cominciare a lavorare l'altro lato. Un lato l'abbiamo finito, adesso lavoriamo l'altro lato, sempre mantenendo la lavorazione come vi ho già fatto vedere, dei 2 giri che si susseguono. Vedete, io vado avanti anche tutto questo lato,
Ecco, siamo, vedete, arrivati qua alla fine. Ho già lavorato anche tutta la secondo lato. Facciamo le ultime 2 maglie alte doppie sulle ultime 2 sottostanti, una, carico 2 volte il filo e 2 a seconda. Facciamo un po' fatica perché abbiamo spostato, ci eravamo spostati con la mezza maglia bassa. Ecco qua, vedete, da qui qua abbiamo iniziato con l'unione. Qui c'erano le 4 catenelle che sostituivano la maglia alta doppia, vado nella quarta, vedete, e chiudo il giro con la mezza maglia bassa. Ecco qua. Allora, adesso per continuare a lavorare in tondo, perché adesso andremo a lavorare sul diritto, sempre sul diritto in tondo, non ci resta altro che proseguire alzandoci tutti i giri uguali con 4 catenelle e continuando a lavorare, vedete, maglia alta doppia su maglia alta doppia. Vedete, quindi vedete, da qui passo direttamente all'altra, e continuo, quindi farete così, lavorerete così anche nell'altro sottoscella. Qui siamo al sottoscella, vedete, quindi continuate dove trovate le maglie alte doppie, lavorate le maglie alte doppie, dove troverete le losanghe continuerete col punto losanghe, quindi vedete, qui lavorerete le maglie alte doppie, qui lavorerete il punto losanghe, e così per tutto il giro. Quindi continuerete a scendere alternando i 2 giri di losanghe, mantenendo dove c'è la maglia alta doppia e la maglia alta doppia, e alternando i 2 punti di losanga che formano questa losanga. Ecco, siamo arrivati, vedete, all'altro sottoscella, l'altro punto dove abbiamo unito il top down. Quindi continuiamo, praticamente non c'è altro da fare che mantenere le maglie. Quindi lavoro le prime 2 maglie alte doppie, che erano quelle le prime che abbiamo fatto quando abbiamo unito, e qui siamo sull'altro punto opposto, e direttamente vado a lavorare quelle seguenti. Ecco, quindi semplicissimo, proseguo quindi lavorando il giro in tondo, mantenendo maglie alte doppie su maglie alte doppie e losanga, i 2 giri di losanga sulle losanghe. Io sono un po' ripetitiva, ma lo faccio per agevolarvi la lavorazione. Ecco, vedete. Ecco, sono alla fine del giro, vedete, ho lavorato l'ultima maglia, adesso vado a chiudermi qui nella quarta catenella che sostituiva la maglia alta doppia, la prima del giro, vado a chiudermi con la mezza maglia bassa e continuiamo a lavorare in tondo. Ecco qua il nostro top down, vedete le unioni qua sotto le ascelle. Scusate se sentite alcuni rumori, sapete che io vivo adesso con i miei genitori che sono anziani, quindi a volte capita di sentire dei rumori strani. Adesso ho sentito una seggiola muoversi in maniera un po' brusca. Allora adesso continuate fino alla vostra lunghezza desiderata, però penso di inserire un elastico. Non sono ancora sicura perché sapete che io i miei progetti li faccio man mano che vado avanti, a volte cambio, però comunque sia vi dovete sempre fermare quando arrivate alla lunghezza desiderata sul giro, chiamiamolo quello più semplice, vedete, perché uno è formato da un giro un po' più lunghetto e l'altro invece è un giro più semplice che corrisponde comunque al secondo del motivo. Quindi vi fermate, vedete, al secondo giro, poi vedremo se fare un elastico, comunque se anche lo faccio non lo faccio molto alto, lo faccio insomma, quindi calcolate comunque la vostra lunghezza ideale e vi fermerete appunto su questo giro. Bene, ci vediamo nella terza puntata, spero di essere stata chiara e vi do un grande abbraccio. Ciao ragazze, alla prossima puntata.